Salve a tutti, io sono Sif199 e benvenuti nel mio canale. Siete dei nuovi videospettatori e non sapete da che parte iniziare e magari non sapete neanche che cosa sono i Bionicle? O forse siete vecchi fan tornati da poco e volete capire da che parte ricominciare la visione dei video? Oppure siete degli assidui videospettatori a cui un recap non farebbe male? Beh, qualunque sia la vostra risposta, questo è il video che fa per voi. Iniziamo! In questo canale si parla principalmente di Bionicle, prodotti della Lego dei primi anni 2000. I miei video sono fruibili a tutti, ma è ovvio che se non sapete nulla del brand, dei suoi personaggi e della storia canonica Bionicle, molte cose vi saranno oscure. In vostro supporto vi consiglio l'utilizzo delle Wikia Bionicle Sector 01 e Bionicle Ita Wikia, o tantissimi altri media che vi racconteranno il necessario. Le storie originali del mio canale si svolgono, per la maggior parte delle volte, a Bionui, casa dove i vari Bionicle, e non solo, vivono le proprie avventure. Questi personaggi possono essere dei set, ossia personaggi della storia canonica Bionicle con aspetto fisico distribuito dalla Lego, oppure dei MOC, sigla che sta per My Own Creation, che identifica personaggi inventati con aspetto realizzato dal rispettivo creatore. Attenzione però! Potreste vedere anche dei mock di personaggi della storia canonica Bionicle. Ok, Sif, ma come faccio a capire chi è cosa? Nessun problema, prendiamo una wikia citata prima. Ecco, cerchiamo Nidiki. Ecco qui, come vedete ci appare, quindi è un personaggio della storia canonica Bionicle. E se invece cerchiamo Zorfak? No, non appare, quindi è un personaggio inventato da me. Ma tranquilli, grazie alle mie storie e alle mie rubriche vi spiegherò man mano chi è chi. Vediamo ora da dove iniziare con i miei video e che ordine seguire. Le storie del mio canale si dividono in 3 capitoli e ogni capitolo ha diverse storie, che possono essere serie, cortometraggi o veri e propri film. Si parte con il primo capitolo, Old Wild Videos, che racchiude tutte le storie che hanno dato origine al mio canale, ovvero Bionui Story, Bionui The Series, Bionui The Revenge of the Power, The Factum Story e Bionicle Summer. Per vederle basta andare in questa playlist. Prima di incominciarle, dovete ricordare che queste serie sono state fatte negli anni dove bastavano 2 foto fuori fuoco e un audio registrato male per creare dei cult. La qualità dunque è pessima, ma non preoccupatevi, man mano negli anni sono migliorato. Apro però una doverosa parentesi. In generale la qualità dei miei video non è eccezionale. Questo perché, per la maggior parte delle volte, ci sono solo io dietro alla realizzazione dei video e in tutti gli ambiti per la creazione di essi sono un amatoriale che lo fa semplicemente per hobby. Tornando alle mie storie, per recuperarvi i tantissimi video del primo capitolo, ho realizzato, per i 15 anni di canale, 2 soluzioni che trovate alla fine della playlist. Un film con tutti i video nel giusto ordine di visione e un riassuntone dei fatti principali da conoscere. Scegliete pure voi quello che più vi aggrada. Passiamo poi al secondo capitolo, Factum's Dominance Era, le cui storie sono consultabili in questa playlist. Prima delle diverse storie è necessaria la visione di questi 4 video, che fanno parte della rubrica Nel calderone di Sif199, di cui parleremo più avanti. Questi video fanno da ponte tra il primo e il secondo capitolo, e in realtà c'è un motivo del perché sono lì, perché... niente spoiler, poi scoprirete.
Si passa poi a Evil vs Evil, una storia non ambientata a Bayonui e con personaggi completamente diversi da come sono solitamente nelle mie storie e anche diversissimi da come sono nella storia canonica Bionicle. Non vi anticipo troppo, capirete man mano. Vi segnalo che anche qui c'è stata un'opera di rimasterizzazione. Inizialmente Evil vs Evil era una serie ad episodi, ma presentava diversi problemi tecnici. Sempre per i 15 anni del canale ho racchiuso tutti gli episodi in un unico film. Abbiamo poi i brevi frammenti di Factum, seguiti dal cortometraggio Factum non deve morire e dalla storia divisa in parti Bayonui Peccatum. Prima della chicca finale troverete altri 3 video calderone. Lo so, sono lunghi, ma grazie ad essi comprenderete al meglio le 3 opere che analizzano, che ammetto sono un po' criptiche. Si passa poi al gran finale, il film The End of Bayonui, che conclude il secondo capitolo e conclude la storia iniziata con i primissimi video di questo canale. Dopo Bayonui Peccatum e dopo The End of Bayonui troverete, guarda un po', altri 2 video calderone. Sono importanti anche questi perché vi raccontano un po' di dietro le quinte e il futuro del canale. Sì, come avrete compreso, mi piace molto parlare. Sono logorroico e faccio video lunghi dove vi spiego tante cose. Se volete velocizzarli, fatelo pure. Non mi offendo, tanto quello che dico si capisce anche a velocità per 2. Quindi, per recuperare tutto il secondo capitolo, basta far partire la playlist e gusterete, nel giusto ordine, tutto quello che dovete vedere. Con il terzo capitolo, Universe Break, le cose si fanno un po' più complicate. Il capitolo è diviso in 2 parti. La lore comune e le ramificazioni. La lore comune sono un insieme di storie che formano il passato della maggior parte delle ramificazioni, chiamate così perché sono, per l'appunto, ramificazioni temporali. Praticamente, alla fine della lore comune avviene un evento chiamato Universe Break, che spacca la linea temporale Home, la linea temporale dove avvengono le mie storie, in infinite linee temporali parallele e dimensioni alternative. Vabbè Sif, e mo come recuperiamo le storie? È un casino! Tranquilli, ho pensato a tutto. Prima si parte dalla lore comune. Qui potete scegliere in che ordine seguire le storie. L'ordine cronologico, vedendo tutta questa playlist, o l'ordine consigliato, vedendo invece tutta questa playlist. Occhio che se scegliete l'ordine cronologico dovete fermare alcuni video prima della loro fine, come è riportato in questo schemino che potete consultare nella descrizione della sua playlist specifica. Vista la lore comune nell'ordine che più vi aggrada, si passa alle ramificazioni e qui non c'è un ordine specifico da seguire se non i vostri gusti personali. Ogni ramificazione ha una sua playlist specifica con i video nel giusto ordine in cui vederli. Per identificarle basta che cercate nelle mie playlist cose come questa. Come vedete sono nominate con ramificazione e una sigla strana, quindi è facilmente capibile che sono quelle. Come detto, le ramificazioni sono infinite, perché il terzo capitolo finirà quando finiranno le mie attività su YouTube. Ad accompagnare le mie numerosissime storie abbiamo dei piccoli video ironici, per la maggior parte delle volte appartenenti al primo capitolo, fatti solo per il gusto di farlo e che non hanno una grossa importanza, potete recuperarli spulciando il mio canale. E le importantissime rubriche nominate prima. Alcune di queste sono Nel calderone di Sif 199, che racconta i dietro le quinte della realizzazione dei miei video.
MySif Creation e MySif Creation Novodermis, dove vi racconto e analizzo i diversi personaggi delle mie storie. E infine Briciole di Bayonui, per spiegarvi dei concetti fondamentali delle mie storie. Ogni rubrica ha la sua playlist dedicata, quindi trovate tutto lì. Piccolo appunto sulle rubriche. Questi video sono e saranno pubblicati nel mezzo delle varie storie. Per questo alcuni dettagli che tecnicamente dovrebbero essere nei video delle rubriche vi verranno omessi o offuscati per non anticipare alcune parti delle mie storie. Prima di concludere, degli altri importanti dettagli. Questo è un canale Bionicle italiano, quindi tutti i video sono in italiano e difficilmente hanno dei sottotitoli in altre lingue, anche perché non ho proprio tempo per metterli. So che con dei sottotitoli o parlando in inglese potrei raggiungere un vasto pubblico, ma come dicevo prima, questo canale è un hobby, non sono interessato alla monetizzazione e al successo. E se vedete delle pubblicità nei miei video, sono state messe da YouTube per pagare gli artisti che hanno fatto delle musiche presenti in alcuni miei video. Quando guardate un mio video, vi consiglio sempre di leggere prima la sua descrizione e se c'è un commento in evidenza dove è segnalato che bisogna leggerlo prima della visione del video. E mi raccomando, vedete tutti i miei video fino in fondo, perché per la maggior parte dei casi hanno delle scene dopo i titoli di coda importantissime. Dopodiché, una lettura dei commenti del video non fa mai male. Alcune volte degli utenti fanno delle osservazioni interessanti e io rivelo alcuni succosi retroscena. Altra cosa, ho la maledettissima abitudine di mettere dettagli fondamentali in ogni mio video. Quindi, per quanto siete liberi di vedere i video che volete, io vi consiglio prima o poi di vederli tutti, perché magari un dubbio che vi viene vedendo un video ha la risposta in un altro. E se non trovate ancora risposte dopo aver visto tutti i miei video, significa che il video con la risposta non è ancora stato pubblicato, quindi portate pazienza. Se per caso non comprendete qualcosa, comunque, scrivetemi pure nei commenti dei video le vostre domande e perplessità. Sarò felicissimo di rispondervi e chiarire appena possibile. E con questo direi che è tutto. Io vi ringrazio della visione e vi do il benvenuto a Bayonui. Grandi saluti dal vostro Sif 199.